do il benvenuto, ringrazio Lara per essere qui oggi. Lara è stata la nostra editor in questo percorso e in questo primo libro che è appena uscito. Qui si parla di caos. Quale periodo migliore poteva esserci per l'uscita di un testo che tratta questo tema e con questo titolo? No? Sì. Che ne dite? È vero? Sì. Nulla accade per caso, quindi eccoci qua a presentarlo. È uscito proprio nel momento giusto. Nel momento clou. Diciamo che quando avevamo iniziato a crearlo non avevamo assolutamente idea di quello che sarebbe accaduto, non era ancora iniziato assolutamente niente, quindi eravamo nell'estrema tranquillità di un'isola tropicale. Posso Probabilmente non a caso. No, infatti, però Non a caso c'è arriva stata adesso. una sincronicità di cose che ha fatto sì che questo libro arrivasse proprio in questo momento. Quindi dal caos alla libertà, ora è un percorso che poi Deborah e Filippo magari vi racconteranno in prima persona, perché tutto parte da un percorso loro, da un percorso interiore, di crescita personale. Ma in questo momento siamo nel caos, Sì. più che mai, nel senso che in realtà il nostro caos ce l'abbiamo quasi sempre, no? Se vogliamo dirla tutta. Chi è che non ha un po' di caos nella propria vita, dentro e fuori? Ovviamente, stavi finendo, scusami Lara? No, dimmi. Ok, ovviamente noi intendiamo caos interiore e quindi è diciamo la base da dove poi nasce il caos esteriore. In questo periodo ovviamente in particolare perché dato i vari cambiamenti, la situazione un po' di emergenza, il caos è aumentato, quindi la gente non sa cosa può succedere, non sa neanche come comportarsi spesso e quindi è anche molto attuale. E niente, quindi quando intendiamo caos, intendiamo quando noi non conosciamo, in particolare noi stessi, quindi ciò che ci guida, ciò che ci permette di prendere determinate decisioni, determinati comportamenti, determinate reazioni, e ciò si riflette all'esterno, quindi anche ciò che accade all'esterno, crediamo di non averne il controllo e di essere un po' in balia di quello che ci accade, doverci un po' adattare. Certo. Questo sì, sicuramente, come dicevi prima, in questo momento la cosa è decisamente amplificata dagli avvenimenti. Quindi cosa succede? Che caos o non caos, il caos si è creato comunque a livello interiore, perché questo, se vogliamo parlare del presente, di quello che sta accadendo, comunque questo ha destabilizzato tutti, no? Ha creato quel caos che in realtà io, come penso tanti altri, vogliamo prendere come motivo per vederlo questo caos, perché non è che prima non c'era sicuramente, poi si amplifica. Se non c'era, beato chi non ce l'ha, se non c'era si è amplificato, quindi vediamo questa cosa come momento di crescita, come momento di grande cambiamento e quindi per osservarlo questo caos e da questo caos passare alla libertà. Naturalmente stiamo parlando di interiore perché quello che vediamo all'esterno, correggetemi se sbaglio, è niente meno che quello che abbiamo dentro. Ok? Esattamente. Okay. Diciamo che è quello che cerchiamo di trasmettere nel libro e non solo, anche solo che ogni volta che facciamo un video è proprio il riuscire a dare quel click di comprensione alle persone nel capire che tutto quello che si manifesta all'esterno è un'estensione di quello che è all'interno. Quindi nel momento in cui percepiamo e viviamo un caos esterno, quello che dovremmo chiederci è dove c'è ancora questo caos dentro di me. Il cane conferma. Infatti, stavo dicendo prima, al massimo abbaia il cane, infatti. Mi fa solo Il bello piacere. infatti, il bello della diretta, sono in due, se sentite caos, sono due. Dicevi, Deborah.
Quindi appunto il caos di cui parliamo è un caos che ogni essere umano sperimenta, chi di più, chi di meno, chi per brevi periodi e chi anche tutta la vita. Quello che vorremmo trasmettere attraverso questo libro è proprio l'uscita da questo caos, che va a prescindere da quello che noi continuiamo a sperimentare. Cioè io potrei essere in mezzo a una tempesta e comunque essere in uno stato dove mi sento libero e dove mi sento bene. Oppure potrei essere in qualunque altra situazione e non sentirmi mai a posto. Dov'è la differenza? La differenza è in quello che io percepisco e vivo all'interno. Esattamente. Vabbè, qui c'è naturalmente la stessa cosa, vale anche per quello che stiamo vivendo ora, perché dipende come lo vogliamo percepire. Certo, molte persone che magari pensavano di non averlo sto caos, proprio questa situazione li ha proprio spinti a vedere il proprio caos, quindi ha risvegliato certe paure che pensavano di non avere, quindi hanno perso un po' il controllo. Sai che la mente proietta sempre un certo controllo verso il futuro, quindi ha sotto controllo bene cosa potrebbe succedere e cosa no, quindi questo ha smosso un po'. Eh sì, ne ha smosso un bel po', un bel po' tanti, un bel po' tanto e tanti. Quindi a questo punto direi che io vi lascio spazio per presentarvi, perché naturalmente questo libro è stato scritto su un'esperienza vostra. Quindi chi è Deborah, chi è Filippo e come siete arrivati alla stesura di questo libro, all'idea di questo libro. Ok. Allora, per chi non mi conosce, mi occupo di benessere a 360 gradi da sempre, praticamente, da quando ho iniziato la mia carriera lavorativa, anche se all'inizio ero partita più da un benessere a livello fisico, quindi come personal trainer, istruttrice di fitness e così via, e poi strada facendo sono tornata un po' a ricordare quello che in fondo sapevo già era già all'interno di me fin da quando ero bambina. Quindi quella sensazione che in molti percepiscono di sentire che in realtà non è soltanto quello che ci vogliono far credere e che quello che stiamo sperimentando in realtà non è soltanto quello che i nostri occhi possono vedere. Ecco, il continuare comunque a sognare anche crescendo e a sentire che non c'era soltanto questo, mi ha permesso poi di pormi delle domande, di aprire delle porte, di attrarre determinate persone, di lavorare su di me a 360 gradi, fino al giorno in cui non ho deciso di partire per la Thailandia con Daniele Penna, iniziando a fare un percorso di formazione molto intenso. La mia prima esperienza è durata 3 mesi e lì ho iniziato a comprendere come ero fatta all'interno e nello stesso tempo, mentre aiutavo me stessa, riuscivo anche ad imparare ad aiutare gli altri. L'aiutare gli altri è sempre stato un qualcosa che mi ha richiamato e che ho sentito, perché prima magari appunto li aiutavo di più a livello fisico e ci tenevo a vedere il miglioramento della persona. Adesso il mio compito probabilmente è più aiutare a livello interiore la parte più profonda di noi ad esprimersi. Quindi non è tanto un migliorare quanto un tornare a ricordare, un trasformare. Questo percorso mi ha appunto portata ad aiutare sempre di più le persone, principalmente attraverso le coaching, le consulenze e così via. E nell'ultimo periodo in Thailandia mi sono sentita un po' di nuovo richiamata dalla scrittura, che era un qualcosa che in realtà avevo già da bambina. Da piccola lo scrivere era proprio un mezzo di comunicazione con la mia anima, con la mia parte più profonda. E inizialmente questo libro era un audiolibro, cioè inizialmente quando avevamo pensato di crearlo, quindi di Questa non la buttarlo sapevo. giù, avevamo pensato... vedi? Diciamo che il pensiero iniziale
era stato quello di fare un corso con tutte le consapevolezze che avevamo acquisito e di farlo in formato audio. Poi un giorno ero sotto un albero in spiaggia, stavo meditando e mi è arrivata proprio l'intuizione del portarlo su carta. Ti è caduta la Da mela. lì mi è caduta la mela. Te l'ha portata in testa. Poi ha trovato l'altra pazza dall'altra parte, che sarei io. Esatto. Non a caso avevo già Lara come contatto, appunto ne ho parlato con Filippo e da lì ci siamo lanciati. Bene. Adesso magari Filippo racconta un attimo la sua versione, così le uniamo. Sì, allora la mia storia invece parte proprio dal caos, ovvero magari al contrario di Deborah che ha avuto questa anche scintilla innata di aiutare, di avere questo percorso, io invece sono cresciuto quasi, diciamo, normalmente, ho fatto la mia bella scuola, ho iniziato anche l'università, però c'era qualcosa che non mi tornava, che mi portava sempre ad abbandonare. Ho abbandonato l'università, ho abbandonato i miei primi lavori per proprio mancanza di ispirazione, inadeguatezza proprio per quanto mi riguardava. E vedevo un po' la gente intorno a me che comunque viveva in uno stato, nel migliore dei casi, di accontentamento, di rassegnazione, cioè faceva le cose quasi per dovere, nei peggiori dei casi magari con tristezza, con depressione. E quindi mi chiedevo se fosse tutto qui, insomma, a vivere facendo una serie di doveri, dover mantenersi, diciamo, sopravvivere, eccetera. Questi miei dubbi hanno iniziato un po' a farmi cercare qualche risposta e l'ho trovata inizialmente nei libri. Quindi la mia mente si è iniziata ad aprirsi a livello soprattutto razionale, scoprendo un po' di fisica a livello amatoriale, quindi scoprendo che la realtà forse non è quella cosa solida che conoscevamo, ma è l'energia, diciamo, influenzabile da qualsiasi cosa, eccetera. Mi ha un po', diciamo, aperto la mente, mi ha fatto vedere che forse il mondo poteva essere diverso da quello che è. Quindi ciò che pensiamo ha un certo effetto, ciò che diciamo, ciò che crediamo sia il mondo ha un certo effetto. Quindi sai, con anche quel movimento New Age che si stava già iniziando a creare, sai, i mantra, anche la legge d'attrazione che sembra banale, però in realtà è proprio un bellissimo input, ho iniziato proprio a provare a pensare, a mettere in dubbio, soprattutto quello che già pensavo, pensare in modo diverso, e ciò praticamente ha aperto delle porte, praticamente ho iniziato ad accadermi cose proprio per me, quindi ho iniziato, innanzitutto sono andato a vivere da solo a Londra, e le cose iniziavano proprio ad andare molto liscio, come il lavoro, crescita, eccetera. Quindi questo portava altra conoscenza, attraverso anche i libri, qualche corso, eccetera. E poi da lì sono andato in Thailandia. In Thailandia veramente è iniziata la vera scoperta di me stesso, ovvero quando noi diciamo che il caos interiore crea quell'esteriore, intendiamo che puoi anche crearti un qualcosa di bellissimo, di felice, stare in un'isola deserta o semi-deserta, però tutto intorno bellissimo, ma se hai qualcosa all'interno che non va, in realtà il risultato è lo stesso. Cioè, se sei male all'interno, puoi trovarti in un posto anche come un'isola paradisiaca, ma comunque sentire che qualcosa che non va. Quindi ho iniziato un'auto-osservazione di me stesso, attraverso anche le tradizioni che ci sono lì in Asia, quindi il taoismo, il buddismo, eccetera, che mi hanno proprio cambiato il modo di vedere l'universo, me stesso, e mi ha avvicinato anche alle tradizioni occidentali come il cristianesimo, e ho notato una similitudine in tutto ciò, quindi che prima di tutto il nostro controllo va molto a influire sulla nostra felicità. È sparita un attimo Deborah. Deborah. Va bene, insomma, alla fine quello che abbiamo riportato nel libro non abbiamo inventato dei punti in bianco, cioè non abbiamo scoperto chissà cosa, in realtà è stato un modo di trasmettere ciò che in realtà esiste già, quindi ci possiamo trovare, tra virgolette, idee orientali come nel buddismo, nel taoismo, però sono organizzate in un modo che è proprio un proprio percorso, come l'ho vissuto io stesso, quindi dal caos, dalle cose che mi accadono,
la vita ha un'esistenza propria, io mi devo adattare la vita la decido io e quindi mi prendo la responsabilità e cerco di crearmi non ciò che voglio, ma quello che è perfetto per me. E quando questo passa attraverso tante fasi, non è io creo quello che voglio, ma io capisco cosa mi serve, io accetto quello che mi succede e questa mia vibrazione interiore di amore e di accettazione crea anche un universo intorno che lo rispecchia, insomma. Ok. Deborah è scomparsa, non si Deborah è sente. tornata, la riattivo un attimo, eccola qua. Ah, ok. Scusate, Ci sei? Alina. Dove sei finita? In cantina? Sì, sì, ci sono, ci sono. Allora. No, sono nella casa di mio padre, la linea è un po' così. Ah, ok, sei cascata. Dunque, Filippo ha dato così un po' l'imprinting di quello che è il libro, più o meno. Okay. Ci sono 3 parole chiave: felicità, libertà e presenza. Ci volete spiegare, poi alternatevi, no? Gestitevela. Ci volete spiegare cos'è per voi nel vostro percorso la felicità, cosa la libertà e soprattutto la presenza? Perché io credo che, da quello che si capisce nel libro, ma non solo, la presenza è come si dice, la prima cosa da mettere in pratica per arrivare al resto, no? O sbaglio? È la base, la presenza è la base un po' di tutte le cose, di tutti i percorsi, perché se non siamo in presenza. Poi magari dateci un accenno di cos'è questa presenza, no? Insieme alla felicità e alla libertà. Vado io, Deborah? Ok, nel frattempo che si riprende. Allora, noi con... Ok, allora con presenza si intende un'attenzione che di solito non c'è, soprattutto qua nel mondo occidentale, questa presenza non c'è perché c'è un'identificazione, l'identificazione con la mente e con l'ego. L'ego è l'insieme di ricordi che noi abbiamo da quando nasciamo fino ad adesso, che ci dice noi siamo questo, le cose sono così, la vita è questa, e questo insieme di credenze, possiamo chiamare, ci creano la nostra sicurezza. Quindi ci sono delle linee guida per cui noi le seguiamo e sappiamo che con quello stiamo al sicuro. Il problema è che oltre a crearci la nostra sicurezza ci crea anche una gabbia, perché sono fatte comunque di ricordi di bambini, sono fatti di associazioni molto semplici e comprendono anche traumi, anche influenze esterne che non sempre corrispondono alla verità. Allora, quando noi crediamo troppo in noi stessi, siamo identificati troppo con la nostra mente e il nostro ego, siamo in preda proprio al caos, cioè non sappiamo perché abbiamo certe reazioni, non sappiamo perché abbiamo certi comportamenti, perché le cose ci accadono in una maniera e non nell'altra. Quindi la presenza noi intendiamo un'auto-osservazione, quindi noi iniziamo proprio a essere attenti a ciò che facciamo, a come reagiamo, a ciò che diciamo, e se iniziamo a prendere questa attenzione, questa osservazione, iniziamo a vedere che certe cose sono proprio meccaniche e che molte volte in realtà noi non vogliamo fare quella cosa, dire quella cosa, avere quella reazione, ma c'è un qualcosa che si innesca dovuto maggiormente al passato, magari anche a traumi, cose diciamo pesanti a livello anche emotivo, che ci fanno vivere e fare delle cose in un determinato modo. Così c'è un piccolo distacco, quindi crediamo di essere la nostra mente perché è ciò che più ci tiene svegli, cioè noi pensiamo con la mente, quindi qualsiasi cosa facciamo passa sempre per primo dalla mente. Ma quando osserviamo la nostra mente, in realtà ciò che succede è che possiamo scoprire che in realtà lei ha una vita propria. Se io mi fermo e sono in silenzio, mi accorgo che la mente inizia a parlare da sola, ha dei pensieri che non passano dal mio vero controllo. Quindi già questo basta creare un piccolo distacco, cioè c'è qualcosa che osserva la mia mente e quindi di conseguenza può osservare anche il corpo, eccetera.
E questa cosa non sappiamo in realtà cos'è, non è né nel cervello, non è né in una parte del corpo, quindi già qui un piccolo dubbio su proprio la natura di ciò che siamo. In più riusciamo a scoprire quei meccanismi che dopo averli scoperti poi non hanno più la stessa influenza in noi stessi. Lo scopri una volta, scopri che quella dinamica ti crea rabbia, ti crea paura, lo scopri la seconda volta, allora già non ti prende più come prima, inizi già a vederlo da un punto, come se guardi un film. Diciamo che se sei identificato troppo nel film, nell'attore, nei personaggi, allora se il personaggio soffre, tu inizi a soffrire con lui. Se è felice, inizi a essere felice come lui. Ma se lo guardi da esterno, quindi sai che sei uno spettatore e guardi il film, ok, potrai provare qualche empatia, ma sempre fino a un certo punto, perché capisci che tu non segui il film e che lo stai solo guardando. Quindi già questo ti mette già in una piccola posizione, ti fa accennare un po' di libertà, quindi il non essere condizionato da determinate cose. Magari mi fermo, se no poi dico troppo e non Sì, faccio no, poi niente. Sì. facciamo il percorso Sì. intero. Sì, scusate, però sono partito. Beh, ci sta, non è facile spiegare la presenza, soprattutto a sei chi andata magari, benissimo a flusso. infatti, non è facile, soprattutto per chi non ha mai sentito parlare di presenza e non sa come entrarci in questa presenza. Quindi, e nel libro comunque è spiegato, perciò sappiatelo che Sì. e serve anche a questo. Deborah invece... troverete anche proprio degli esercizi pratici. Sì, infatti ci sono... Sentite la mia voce? Sì, io ti sento. Ok. Sì. Sì, ci sono delle pagine Ok, perfetto. quasi in ogni capitolo praticamente, in cui c'è dello spazio vuoto proprio per fare i nostri, perché io l'ho fatti mentre lo correggevo, però ci sono questi spazi, queste pagine vuote per scrivere. Il bello dell'editor, ragazzi, veramente. Comunque ci sono queste pagine per poter scrivere, appunto, appuntarsi quello che sono gli esercizi che Deborah e Filippo propongono nel libro, proprio per arrivare, per uscire dal caos, perché appunto il senso del percorso è questo, uscire dal caos e poi magari mantenere anche un po' di equilibrio nei riguardi di questo. Volevo dire un'altra cosa, ma la sono scordata, fa niente. Parlavi di esercizi, quindi la domanda poteva riguardare gli esercizi. No, gli esercizi. Ecco, sì, volevo dire che in realtà, almeno questo è quello che ho riscontrato io, non è un libro che io chiamo piccolo grande libro, ma che lo leggi una volta, dici sì, faccio l'esercizio, ho fatto il percorso e poi va a finire negli antri della libreria, no. È un testo da riprendere ogni qualvolta ci sentiamo proprio nel caos, o magari abbiamo un problema, o magari non stiamo bene. Insomma, ci possono essere 10.000 motivi per riprendere in mano questo libro, perché ogni volta, e questo io l'ho appurato facendo le correzioni, ogni volta lo si legge in maniera diversa, con un'altra consapevolezza, e lo si fa con un'altra consapevolezza. Ora, non è che io sono proprio estranea a tutte queste cose, no? Perché anch'io mi occupo di crescita personale, metto in pratica nella mia vita determinate tecniche, cose varie. Beh, Deborah lo sa, mi conosce comunque da un po' di tempo. Sì. Non è che mi è piombato senza sapere nulla in riguardo, però comunque è uno di quei testi da tenere sempre visibile, perché è un compagno, è come avere un compagno, un consulente, che poi ci sono anche Deborah e Filippo, voglio dire, poi ci parlate magari della vostra passione e professione, perché comunque fate i vostri percorsi, adesso magari li fate online, però solitamente li facevate dal vivo, sì. No?
i nomadi digitali. Comunque quell'amico, quel compagno, quel consulente, questo libro da tenere in vista, perché capita spesso, almeno a me capita, che leggiamo dei libri belli, anche magari non inerenti per forza alla crescita personale, però poi finiscono lì nella libreria, stanno lì e poi dopo qualche anno lo riprendiamo in mano e tu guarda, magari lo rileggo, e poi quando lo rileggi ti rendi conto che l'hai letto in un altro modo, con un altro modo di sentire, di vedere le cose. Ecco, questo invece è da tenere in vista, non mettetelo nella libreria in un cantuccio, in un angolino, perché vi potrebbe servire così in uno schiocco, magari in un momento in cui ne sentite il bisogno. Se capite di ciò che parla potete tenerlo, Sì, potete aprirlo ogni giorno. Scusa. Sì, sì, sul comodino, perché no? Perché Sì. comunque io lo faccio spesso questo, anche con altri testi. Apro il libro a caso e puntualmente mi trovo quella frase che mi serve. Quindi a caso, per modo di dire, cioè lo apro, nulla è per caso, però mi arriva puntualmente il messaggio o la risposta, magari anche a volte, che mi necessita. E questo è uno di quei libri che fa anche questo lavoro. Quindi anche perché quello che fa proprio la differenza è il mettere a livello, è il mettere in pratica nella vita quotidiana, in ogni cosa che facciamo ogni giorno, quello che leggerete in questo libro. Quindi non è, diciamo, un testo che va letto e finisce lì una volta che viene chiuso. Il vero lavoro su di sé avviene poi nel momento in cui si mette in pratica quello che viene trasmesso. sì, e mentre si mette in pratica magari ogni tanto andarlo a riprendere, perché quando si fanno i percorsi ci sono magari degli aspetti, no, che ci vengono un po' più difficili e dobbiamo andarli a riprendere, no? Quindi assolutamente sì. Esatto. Ok, volevo chiedervi altro? No, perché vi siete già raccontati. Ma io sono curiosa, ma come avete fatto a conoscervi voi due? Tutte e due in Thailandia, la Thailandia fu galeotta, giusto? Sì, eravamo entrambi sull'isola di Koh Phangan e io ero tornata per l'ennesima volta perché stavo facendo avanti e indietro Italia-Thailandia e ero tornata proprio per fare un corso di formazione, quindi ero tornata con delle persone che erano venute con me dall'Italia per fare un mese di formazione. E lui era il mio vicino di casa. Sì, io ero lì già da un paio di mesi, diciamo, ero sempre nei miei viaggi, cioè nel senso non avevo proprio programmato, avevo l'intenzione di andarci prima o poi, però vivevo a Londra e fino a meno di un mese prima di andarci in realtà non avevo ancora progettato. Poi una serie di eventi che avevo già imparato a prendere in considerazione come dei messaggi mi hanno portato a decidere di andare lì e lì poi si è creato un po' quello che abbiamo fatto poi anche il libro, quindi abbiamo conosciuto lì e siamo stati un po' più di un anno insieme a Koh Phangan e siamo cresciuti insieme, abbiamo deciso di fare questo percorso anche per gli altri, insomma. Infatti, vabbè, c'è scritto anche sul libro, nella prefazione, che appunto avete fatto un pezzo di questo, quando poi vi siete incontrati, o reincontrati, se vogliamo, in questa vita, avete fatto questo percorso insieme e poi è nato questo libro, quindi bravi. Avete fatto una cosa bellissima, non so se ve ne rendete conto, però è così. Io so che abbiamo fatto un libro, quindi È bella questa cosa di non dare il crescere insieme all'interno di una relazione è una crescita accelerata a 1000, perché comunque infatti, un conto è fare la tua crescita da solo e un conto è avere perennemente uno specchio davanti. ne so Quindi è una qualcosa. bella accelerata.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi è particolare perché, questa è una mia riflessione, particolare perché comunque quando si è all'interno di una relazione e ambedue le persone seguono il percorso, comunque seguono un loro percorso evolutivo, questo non vuol dire che non si arriva tra virgolette, allo scontro non mi piace, però comunque ci saranno dei momenti in cui, questo perché lo sto dicendo? Perché ci sono altri personaggi, no? Ad esempio che sono in relazione, se vogliamo, no, non faccio nomi, non mi piace, perché sono troppo famosi. Ma non perché Brad non mi Pitt. piace ci sono queste relazioni in cui ambedue i personaggi, quindi ambedue le persone, sono in un percorso che fanno insieme, ma non è detto che comunque come li vedono da fuori, no? È la famiglia del mulino bianco perché tutti e due fanno il percorso evolutivo, quindi non litigano, non c'è il minimo screzio, non c'è la parola, non c'è, scusatemi, il vaffanbrodo. Eh, penso che siamo esseri umani e quindi la differenza credo che sia nel Certo. fatto che andato oltre quell'attimo tutto poi diventa, tutto poi scivola, si lascia andare, quella è la differenza, no? Sì, bisogna fare Esatto. al fatto che solo gli ego si scontrano. Quindi Esatto. già il distacco di cui ti parlavo prima ti permette anche di non additare né te stesso né l'altro. Quindi gli scontri ci sono, ma bisogna vederli per quelli che sono. Quindi due menti, due condizionamenti che si scontrano. Quindi se parti da questo distacco, allora qualsiasi cosa diventa uno strumento poi di comprensione semplicemente. Cioè, io ho tirato fuori questo discorso e non so perché, mi è uscito io non ho fatto scaletta, non ho fatto niente, ve lo dico proprio chiaro. Quindi sto andando a ruota, ehm, A flusso. sulle mie a flusso, sto seguendo il flow, come vogliamo chiamarlo, però mi è sovvenuta questa cosa perché Sì, l'ho vista manifesta non solo nella mia vita, ma presumo e penso che sia così, perché sì, c'è assolutamente. La differenza, comunque come questo è diceva spiegato anche a anche grandi Filippo linee nel libro. prima. Mhm. Dimmi, Sì, Deborah. sì, esatto. Diciamo che appunto la differenza sta proprio nel vedere ogni esperienza come un punto di riflessione, come un mezzo per imparare qualcosa. Quindi anche nella litigata, se c'è consapevolezza, puoi vedere degli aspetti di te, anzi ancora di più nel fastidio puoi vedere degli aspetti di te, degli aspetti della tua personalità e di conseguenza nel momento in cui vivi determinati fastidi, determinate emozioni, hai la possibilità anche di poterli lasciare andare. Ovviamente l'essere non identificato ti permette di non prendertela né con te stesso né con l'altro. Magari lì in quel momento puoi anche prendertela, ma Beh, sì. poi quello che resta è l'amore, perché è ciò che siamo, Come un è po' i l'unica cosa bambini che reale. Altra parola chiave che io non ho scritto solo le 3 parole chiave praticamente, è proprio l'amore nel libro. Quindi, perché prima ho detto felicità, libertà, presenza, ma tutto questo, oltre al discorso della presenza che prima ci ha spiegato Filippo, è che se non amiamo noi stessi, non incominciamo a dare amore, che non è quello che si chiede così, per favore, no, amami, no, amati, che è diverso. Quindi questo amore è quello che poi alla fine fa la differenza, no? Questo amore per se stessi, questo che poi detto così sembra una frase fatta, ragazzi, perché ormai ne parlano i muri, no? Cioè, chi è che non dice ama te amati, ama stesso. te stesso, cioè, pure lui sei, c'ha scritto i libri in riguardo, però voglio dire, è proprio Sì. da una persona, una grande come lui sei, e altri comunque. Io, per esempio, lui sei è stata una delle mie prime mentori più di 20 anni fa.
E Anche per quando me. ecco, vedi? Quindi Sì. vero è che a 14 anni mi sono trovata tra le mani Siddhartha, però vero è che il mio vero percorso l'ho iniziato più di 20 anni fa. E il primo libro che ho letto, è vecchissimo, è Deepak Chopra, Il ritorno del grande saggio, che adesso è fuori produzione, però io ce l'ho lì ben conservato, perché anche quello veramente è un testo bellissimo. E poi da lì sono arrivata agli Lisei, quindi voglio dire, questo amore per se stessi ce lo stanno raccontando, ce lo stanno cercando di spiegare anche i muri, ok? E questo è il fatto. E, è alla base di tutto, è alla base di tutto, è alla base di ogni percorso. E, nel vostro testo è descritto, o più che descritto, spiegato, in una maniera così semplice, perché uno si dice, sì, cosa vuol dire? Come faccio a amare me stesso? Perché ogni tanto uno se lo chiede anche, no? Cioè, come faccio a amare me stesso? In che modo posso fare? Cioè, in che modo, intanto prendendoti cura di determinate cose che sono esterne ed interne, perché noi siamo un'anima in un involucro che si chiama corpo. Sì, Quindi, la Certo. ok. parola amore racchiude tante altre parole, racchiude la parola Esatto. comprensione, compassione, Mm. perdono. E la cosa più difficile a cui applicare queste parole è proprio noi stessi, perché ci sentiamo i primi responsabili di ciò che ci accade, e quindi applicare questo a noi stessi è la cosa anche più difficile da comprendere, perché come fai a dire amo me stesso? È proprio liberandoti da, in primis, sensi di colpe, quindi cose che non ti sei perdonato, cose di te che non accetti, e lì poi questo apre anche proprio a livello vibrazionale qualcosa all'esterno, perché conoscendo te stesso, comprendendo te stesso, comprendi anche l'esterno, perché è tutto uguale, siamo tutti uguali. Certo, non c'è niente di distinto, cioè nel senso non c'è dualità, e questo è fondamentale anche, e arriva comunque dal testo, arriva tantissimo. Allora, se non avete altro volete dire qualcosa, io intanto, vabbè, poi alla fine magari lasciamo, per chi è curioso, per chi lo vuole leggere, per chi ha voglia di mettersi in gioco e uscire un pochino dal caos, vi lasciamo poi il link dove acquistare il Sì, al libro. massimo dico, visto che ci sono una decina di spettatori, se qualcuno vorrebbe fare una domanda al volo, ne approfittiamo gli Sì, ultimi io 2 minuti, sì, altrimenti chiudiamo. riesco a leggere dal cellulare e dal PC, no, perché sono in piattaforma, quindi. Però Sì, ce sì, l'ho ce l'ho se io, non so qualcuno se voi lo vedete in realtà, quindi Esatto. se se qualcuno ha trovo... delle domande, No, scrivetele nella chat, che dal cellulare si vede, sì, dal cellulare si vedono, sì. Però se mi metto gli occhiali forse riesco a e vederle. qua sotto Io ti vedo già Allora, meglio. sì, anch'io mi vedo meglio con gli occhiali. Va bene ragazzi, vedi, queste sono le presentazioni che piacciono a me, belle, dirette, tranquille. Nessuno fa. Non avete domande, ragazzi? No, davvero, non potete fare queste cose. Allora, È Beh, buona, dai, intanto alla vi fine. diciamo che qua sotto questo vuol metteremo dire che tutti i siamo vari stati molto link. chiari, no? Perfetto. Davvero, scherzo. Era una botta d'autostima. Allora, comunque sia, a prescindere da questo momento, se volete fare altre domande potete comunque lasciarle nei commenti in un secondo Sì. momento, Certo. oppure contattare Deborah sul suo canale, insomma, vi risponde tranquillamente. Io vi dico, poi chiedo a Deborah e Filippo un'altra cosa in riguardo ai loro corsi, ai loro eventi, insomma, di spendere due parole riguardo a questo. Ci sarà il link cartaceo anche formato ebook? No, è solo in cartaceo per scelta, Micaela, ciao, perché appunto sul testo, come dicevamo prima, ci sono delle pagine dedicate agli esercizi. Questo su un formato ebook è poco fattibile. È un testo dinamico, ok? Un testo dinamico, sì, da leggere, ma anche dinamico. Dinamico cosa vuol dire? Che tu, quindi il lettore in generale,
sei partecipe a quello che stai leggendo, e comunque ci sono degli esercizi che possono sembrare banali, ma credetemi non lo sono per niente. Quindi abbiamo Ed è importante farli, ecco, mi è raccomando, importante farli, perché ecco perché a volte si tende magari a leggere. Michaela, ti lasciamo allora il libro si trova sulla piattaforma You Can Print, lo trovate, non so se l'hanno, perché è uscito 2 giorni fa, quindi non so se è già presente sugli altri bookstore. Hai mica guardato? No. Se non È già sbaglio su su Amazon Amazon. e su Sì. Feltrinelli. Perfetto, c'è anche già su Amazon e su Feltrinelli. Comunque entro questa settimana sarà disponibile su tutti i bookstore, quindi anche su Mondadori, piuttosto che IBS, piuttosto che Libreria Universitaria e via dicendo. Lo trovate online e, se volete, è ordinabile nelle librerie. Ciao Marisa! Finalmente ti vedo, tra virgolette, sei tu che vedi me, comunque va bene. Volevo chiedere se c'è stato un momento in cui non vi siete trovati d'accordo su dei punti del libro. Allora. Bella domanda, Marisa. Posso? Sì. Sì, certo. Vai. Dai, a dire la verità, su dei punti non direi, diciamo che scrivendo un libro in due, uno diceva a me piace più sta parola, un altro diceva secondo me ci sta più sta parola, ma a livello di contenuti, essendo consapevolezze, in realtà non c'è mai stato dubbio. Quello è quello che abbiamo sperimentato, che ci sentivamo. I punti sono stati quelli, non c'era dubbio, che poi la stesura avevamo dei dubbi, poi grazie appunto a Lara che ci ha messo il suo di lavoro, diciamo, ha dato un taglio a qualsiasi dubbio, quindi ha servito molto ovviamente. Sì, esatto. L'esperienza bella è che quando ci sono 2 autori e ci sono io in mezzo, cioè, L'arbitro. No, vabbè, la cosa bella è che, Sì. che comunque, a prescindere da quello che è la mia professione, che comunque, vabbè, poi mi scoprirete sul mio canale, perché anch'io sto facendo dei tutorial, la cosa bella è che non è che c'è solo Lara, c'è anche l'autore, in questo caso sono 2, okay? Quindi a volte capitava che erano loro che dicevano, magari arrivava da loro l'ispirazione a me, e a volte invece da 2, no, io vorrei questo, io preferirei l'altro, io me ne arrivavo, no, guarda, usiamo questo. No, quindi, però la cosa bella è che comunque è stato fatto tutto molto in maniera fluida, in maniera serena, in vibrazione, ecco, una bella vibrazione. Sintonia, sì. Quindi è stato anche questo testo una bella esperienza, assolutamente. Per cui, È vero. Michaela, prego Michaela, figurati. E Michaela che ringrazia. Sì. Bene, io direi che abbiamo fatto insomma una presentazione abbastanza esaustiva. No, abbastanza esaustiva, quindi lascerei un attimino gli spettatori andare anche, non so lì, ma qua c'è un sole stupendo, fa caldo, infatti penso che appena sì, finisco, anche qui è molto bello. vado a mettermi con le ossa al sole, vitamina D. Bravissima. Ecco. È importante ogni giorno. Vi ringrazio e mi raccomando. Ti ringraziamo a te. Figurate, Grazie mille. io di solito, come voi, facevo le presentazioni dal vivo, quindi per me questa è una novità, tra virgolette, perché non è che sul web io non ci sono, non ci bazzico, però non ho mai fatto una presentazione online, quindi vedi, questa cosa ci ha portato è la prima volta per tutti. Ci ha portato a sì. un nuovo modo, se vogliamo, di lavorare, perché la parola lavoro a me non piace molto, però va bene così, per cui ben venga questa cosa. Dai, siamo il digitale. Io prima ho detto nomadi digitali, ma perché voi
come anche un po', io sono meno nomade, più digitale in questo caso, meno nomade perché è un po' che non viaggio, quindi vabbè, però anch'io quando viaggiavo spesso avevo sempre il mio computer appresso, il mio lavoro da editor lo facevo comunque, come anche le presentazioni e come anche qualsiasi tipo di altra cosa che riguarda la mia sfera professionale. Ecco perché dico, quelli che una volta erano tanto etichettati, no? E lo smart working, ma tu lavori da casa, perché comunque alla fine, vedete, tutto quello che sta accadendo ci sta portando a fare questo, a chi già lo faceva è incrementato e quindi ci si adegua a nuove prospettive, a nuovi modi di approcciarsi, che anche per me, come vedete, in questo momento, per quanto riguarda le presentazioni, sono una cosa decisamente nuova, mai fatta una presentazione in webinar. Scusa Lara, c'è un'ultima domanda, non so, l'abbiamo ancora spazio così al volo? È per te soprattutto. Non l'avevo vista. Allora, sì, è arrivata adesso. Quando ti hanno proposto di pubblicare questo libro, cosa hai pensato in primo momento? Angelo Lorusso. Ho pensato che questo libro non è arrivato per caso. La prima cosa che mi è uscita. Perché intanto probabilmente serviva a me, perché se no non mi sarebbe arrivato. E poi è stato un piacere anche comunque collaborare, ma oltre a quello che riguarda me, che non è arrivato per caso, perché comunque, come ho detto prima, mentre facevo le correzioni, anche quando l'ho letto, mi sono detta, oh cavolo, in alcuni punti, per quanto riguarda me stessa, e per cui ho scelto di tenerlo proprio come un dono, e non solo a livello professionale, ma come un dono, e di cominciare questa collaborazione, quindi di portarlo in pubblicazione, proprio perché se a me ha dato un input, lo può fare con chiunque. Perché io non sono, cioè in realtà sono un essere umano, quindi come tutti, per cui quello che ho pensato è stato questo, che come è servito a me, e come è arrivato a me, e come è servito a me, può servire a un'altra persona, sicuramente. Questo è stato quello che ho pensato. Bene, ci fa piacere. Poi è stato anche quello che... Sembra di no. Sembra di no. Sembra che sia un po'. Sì, sembra che... Sì, dicevo, grazie per questo commento comunque. Beh, è la verità perché veramente ho avuto dei momenti in cui ho detto, però guarda questa cosa qui... Noi li chiamiamo click interiori, a proposito del cavolo, sì, è il termine che abbiamo scelto. Sì, i famosi click interiori, sì, proprio quelli. E, quindi ho ritenuto proprio per questo motivo che quello che ha dato a me lo può dare a tutti, senza nessun problema. Quindi bene. Che è stato un po' quello che ha anche fatto decidere a noi di fare poi questo libro, nel senso che Filippo da anni scriveva e comunque entrambi da anni avevamo raggiunto determinate consapevolezze e effettivamente un libro porta a darci il potere, tra virgolette, di far arrivare queste consapevolezze a tantissime persone che magari non incontreremo neanche mai. Quindi è proprio uno strumento potentissimo per riuscire a condividere quello che in noi si è manifestato. Assolutamente sì, ma io ritengo comunque che, guarda, a me difficilmente arrivano libri normali. Non è un caso, ovviamente. I libri normali, se vogliamo, normale vuol dire tante cose. Io per libri normali intendo, che ne so, i romance, classici romance, così, la storia d'amore, no? No, a me arrivano dei libri, no.
No, ma va bene, io sono felicissima, perché comunque per me ogni libro è una perla, perché dentro ognuno ci sono dei profondi significati, al di là che si tratti di crescita personale. O io sono riuscita anche cioè, mi sono arrivati anche dei testi fantasy, dei romanzi bellissimi, fantasy, o piuttosto o thriller, che dentro avevano dei significati, dei messaggi pazzeschi, cioè degli spunti di riflessione micidiali. Quindi per questo io dico e definisco i libri normali, i libri non normali sono tra virgolette quelli che dovrebbero, nessun libro dovrebbe essere normale, perché la normalità per me nella letteratura, per la professione che faccio, è quella che sì, ok, ho letto la storia d'amore, poi cosa mi ha lasciato questo libro? Un libro mi deve lasciare qualcosa, mi deve lasciare una sensazione, una riflessione, uno spunto di riflessione che può essere uno qualsiasi riguardo a qualsiasi cosa, però se mi arriva e mi lascia qualcosa, quel libro ha un potenziale. Questo è il mio modo di... Comunque in 10 anni sono veramente tanti i testi che sono arrivati, pochi quelli che ho scartato, e tutti mi hanno lasciato comunque qualcosa. Quindi io li ringrazio tutti, i miei, tra virgolette, gli autori che hanno collaborato e che collaborano con me per il loro editing e le loro pubblicazioni. C'è ancora un'altra domanda da Angelo, che devo ammettere che mio padre, non so come ha trovato il link, perché io non l'ho mandato, ho detto vado a fare una videochiamata, si è messo a Fanno trovare il link. capire che ha bisogno di questo libro, semplicemente leggendolo. Più che altro Perché già semplicemente perché se l'è trovato, cioè sì, ne ha infatti, sentito parlare e ne ho quindi sentito parlare, ma già leggendo la prefazione, insomma, basta aprire la prima pagina e lì si capisce tanto. Però io sono sempre del parere che quando una cosa, in questo caso un libro, ci arriva, accogliamola questa cosa, perché magari ci serve, non arriva per caso. Sì, partendo dal presupposto che nulla avviene per caso, nel momento in Sì. cui attraiamo Io appunto parto questo sempre da questo webinar o presupposto. questo nome. Esatto. Vabbè, io parto Allora, comunque nella mia vita da questo presupposto in tutti gli ambiti, perché mi può arrivare un libro, mi può arrivare, che ne so, una telefonata che magari mi dà no? In una frase mi dice un esatto, qualcosa, o un'immagine piuttosto che un link di un video, un libro. Dio è nei dettagli alla fine. Questo è esatto. Poi semplicemente... se impariamo appunto ad ascoltarci, lo sentiamo all'interno di noi se un qualcosa ci risuona oppure no. Quindi anche Certo. soltanto che dal titolo, che parla caos, che percepisci, senti o credi che nella tua vita ci possa essere un qualche caos, allora potrebbe essere utile per te leggere questo libro. Sì, sì, assolutamente sì. Poi magari ci sono anche persone che nel caos ci si trovano, ma non se ne rendono conto, quindi il messaggio non viene colto, no? Cioè, nel senso, mi arriva davanti, mi arriva il link di questo libro, qualcuno arriva su YouTube e vede questa presentazione e dice: che ci faccio qua? Perché ho trovato questo video, no? E questo è già un segnale che questa cosa potrebbe servirti. Come succede a me con i video su YouTube, che poi me li trovo davanti, no? Non Sì, sempre mi anche rispondo. nella cosa più banale, sì, anche nella cosa più banale, se ci dai quell'attenzione, alla fine è sempre una risposta a qualche tua domanda che inconsciamente o consciamente hai fatto. Eh sì. Sì, 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 adesso vabbè, potremmo fare, no? Noi lo sappiamo, 10 miliardi di esempi Sì, sì, riguardo sì. a questi messaggi. Quindi comunque questo è... E beh, hai detto che è tuo papà. Angelo, grazie per la Sì, domanda, perché comunque mi hai dato modo
di esprimere quello che ho provato effettivamente quando mi è arrivato, non dico tra le mani, ma sul computer, il testo di Filippo e Deborah. Saluto tutti, anche coloro che ci sono stati, anche coloro che leggeranno dopo, e mi raccomando, seguite Deborah e Filippo. È un libricino così, no così, ma L'abbiamo molto, fatto apposta per essere versatile, portatile, e quando poi dopo serve. in borsa, nella valigia, dappertutto, sta anche in tasca se Sì, sì. volete. Se avete in tasca. Bene È un bel ragazzi, concettato. grazie a tutti, buon proseguimento e alla prossima. Ciao. Ciao ciao. Alla Ciao. prossima, grazie a tutti. Ciao.